Ciao, sono Fabrizio Dalisera. Oggi ho deciso di affrontare uno dei commenti che vedo più spesso fra i video, ossia cosa serve per avvicinarsi al jazz, cosa serve per iniziare ad improvvisare. Il jazz è una musica difficile, quindi capisco che nello stesso tempo possa affascinare e anche spaventare. Quindi molte persone credono che per iniziare ad improvvisare, per avvicinarsi al jazz, sia essenziale avere una buona, se non ottima, tecnica strumentale ed un'altrettanto buona, se non ottima, conoscenza, padronanza dell'armonia. Ovviamente se già hai questo è di grandissimo aiuto, però non serve partire da questo. La cosa che secondo me è importante è che devi imparare i brani. Anziché utilizzare varie tecniche, vari accordi, varie scale, varie tecniche di improvvisazione in senso astratto, le applichi subito al brano e quindi subito fai diventare questi aspetti musica. Come si fa questo? Bisogna partire da brani semplici. Non a caso in questo video sto proponendo Blue Bossa. Perché? Perché è un brano cantabile. Quindi che cosa devo fare? Devo partire da temi semplici e devo partire dalle versioni di cantanti, ce ne sono tanti, per cui non so, c'è Frank Sinatra, giusto per citare i più celebri, Ella Fitzgerald, c'è Mel Tormé, c'è Sarah Vaughan, ce ne sono tantissimi di cantanti, e poi affiancare questo anche all'ascolto dei musicisti. Io, se parliamo di sassofonisti, partirei comunque da musicisti prima del bebop. Per cui non so, c'è Coleman Hawkins, c'è Lester Young, chiaramente, c'è Ben Webster, ce ne sono anche altri. Però perché ti dico questo? Perché una cosa che succede spesso è che si parte da o musicisti attuali, per cui non so, Chris Potter, Joshua Redman, eccetera, oppure magari si parte da musicisti dal bebop in poi, per cui da, non so, Charlie Parker, Cannonball Adderley, Sonny Stitt, eccetera. Non che questi musicisti non siano validi, ci mancherebbe, stiamo parlando di geni. Però sono dei musicisti che trattano molto il tema, fanno delle cose tecnicamente molto complesse, per cui non li considero un aiuto per accostarsi, per avvicinarsi all'inizio, perché che succede? Che se io so già un tema e lo ascolto suonato da Cannonball, da Charlie Parker o da musicisti più attuali, a quel punto ho la struttura di ascolto e la struttura mentale che mi consente di riconoscere il tema e mi consente di poter capire quello che succede. Ma se non so il tema, è difficile che io possa riconoscerlo o impararlo da Charlie Parker o da musicisti bebop. Quindi parti da musicisti semplici ed inizia a suonare il tema. Questo secondo me prima ancora di preoccuparti dell'armonia. Inizia a cantare il tema. Bo vai da di di dan vai bo vai an vai va vi vi van vai o vai van va da di dan di do de do down da do de da do de. Adesso ti farò ascoltare due temi. Il primo sarà suonato in modo molto semplice, nel secondo tema ci saranno delle variazioni ritmiche. Quindi la prima cosa importante che mi sento di dire è:
quando suoni il tema devi cercare di fare un tema che sia interessante, introducendo ad esempio dei cambiamenti ritmici, delle variazioni di dinamica, insomma il tema devi gustartelo mentre lo suoni. Questo è il primo aspetto, prima ancora di passare all'improvvisazione, e già iniziare a variare il tema è un primo step verso l'improvvisazione. Ti faccio un esempio. Vedi, queste sono tutte frasi che scaturiscono dall'inizio del tema. Iscriviti al canale, segui i miei prossimi video dove parlerò del secondo argomento, cioè quindi una volta imparato il tema ed una volta eseguito il tema con delle variazioni ritmiche, con delle variazioni di dinamica, passeremo al secondo step che tratterò nel prossimo video.